Ok, oggi parliamo di a livello finanziario la casa dove vivi, meglio comprarla, meglio in affitto. Allora, a livello di finanziario, la cosa migliore sarebbe avere una casa che ti porta un attivo, no? Sappiamo la differenza. Se hai qualcosa che è un attivo, quindi ti porta dei soldi nel conto, se invece è un passivo, è qualcosa che ti toglie, diciamo, dei soldi dal tuo conto corrente. Allora, in linea di massima, se tu compri casa e ci vai a vivere, è un passivo, ok? Ti costa, magari se fai il mutuo, le spese, eccetera. Se invece tu la compri e la metti in affitto, ovviamente è un attivo, ok? Questo è in linea di massima. Secondo me non si può generalizzare. Cioè, quello che io dico è, se tu sei una persona che vuole iniziare magari a investire nell'immobiliare perché gli piace anche il fatto del rischio o il gestire magari anche cifre più grosse. Magari sai, faccio investimenti 100-200 mila euro, mi indebito, devo gestire, sai, comunque i contratti, succede qualcosa nella casa per l'inquilino, poi mi devo sbattere un po' per affittare o mi occupo di agenzie immobiliari. Cioè, quest'ottica qua, a livello di rischio, è una cosa che ti piace e lo sopporti, lo gestisci, ok, secondo me ci sta che tu prenda una casa, lo vada a investire, lo vada a affittare per poi scalare, ok? E quindi magari tu immagina, compri una casa, ti costa 500 euro il mutuo, l'affitti a 700-800, ci fai un 400 euro in più, magari tu vai a vivere per 700-800, il tuo affitto ti costa meno. Nella seconda casa magari poi aumenterà di valore nei prossimi 2-3 anni, magari potrai o ipotecare o eventualmente comprare un'altra casa e vai via discorrendo così. Se questo ti piace ci sta, ma se invece, secondo me, non è una cosa per tutti, cioè meglio, ci sono persone che non gli piace magari rischiare, ci sono persone che non gli piace magari, non so, aprire un ristorante, un bar e investire 100.000 euro, anche se è una cosa che sanno fare, perché magari l'hanno fatto per anni, perché c'è questa cosa del rischiare così tanto, non riescono a sopportarla. E allora è molto meglio non farlo. Cioè, non è che dobbiamo fare tutto quello che è la perfezione. Perché, per esempio, magari sei una persona che invece gli piace più creare delle attività online, magari con meno capitale investito, perché questa cosa qua ti pesa meno a livello emozionale, la vivi più tranquillamente, la vivi più serenamente. E allora magari hai bisogno di una casa di un certo tipo, dove vorresti avere magari una struttura per fare magari una stanza per fare dei video, magari ti piace avere una bella vista, o piuttosto che avere una parte dove nella tua quotidianità ti piace allenarti a casa e magari mettere un quadro, quel tipo di quadro, fare un buco piuttosto che mettere non so, una sedia, un dondolo nella tua terrazza e magari se non so, vai in affitto non puoi farlo perché la proprietaria non vuole, oppure magari ti piace una casa e la proprietaria la vorresti dare in affitto ma la proprietaria non vuole che hai un cane e a te piacciono gli animali. Cioè, sono tante cose da vedere. Io penso che se, per esempio, come noi, avere la casa di proprietà è una cosa che comunque ci piace, magari a me piace come, diciamo, sarà una cosa per cultura italiana, ma soprattutto perché lavorando da casa, comunque per me in un certo senso comunque è un attivo. Perché se io lavoro da casa, ok, genero denaro da casa, comunque, cioè io guadagno, ok? Quindi secondo me il concetto anche a livello finanziario devi un po' adattarlo, no? Perché magari delle volte fai delle scelte perché leggi quel libro del formatore americano, allora pensi che lo puoi adattare. Sì, ma devi adattarlo alla tua vita, devi adattarlo secondo me alle tue emozioni, non prendere tutto per vero e applicarlo nella tua vita. Magari te per esempio sei una persona che preferisce magari fare degli investimenti diversi, magari aprire piuttosto dire cavolo, non so, investo 1000 euro per aprire un sito internet o un e-commerce perché è una cosa che mi sento meglio io. Allora piuttosto dedicati in quel tipo di attività. Magari piuttosto che impegnarti con 100-200 mila euro per comprare una casa e fare investimenti immobiliari, magari sei una persona che dice no, io preferisco investire 2-3 mila euro in investimenti, magari in borsa, nel trading, nelle criptovalute, perché riesco meglio a gestire questa cosa, perché magari è una cosa che posso gestire magari da dovunque sono, con il mio telefono posso verificare i miei investimenti, oppure mi basta avere il mio computer e magari perché mi piace viaggiare spesso.
Cioè, sono tante le cose che secondo me devi valutare a livello finanziario e la cosa migliore che tu possa fare è adattarle a te, perché comunque è vero che l'immobiliare è un ottimo investimento. In linea generale crescono sempre le case. Ovvio che non so quanto sia utile comprare case o intelligenti in questo momento dove sono già al top dei prezzi, ok? Trovi sempre le opportunità in realtà, se sei abbastanza creativo trovi sempre le opportunità, perché magari ci sono delle case che basta un attimino sistemare, magari pochi hanno questa voglia e magari da una bella tinteggiata o magari tu sei anche organizzato perché magari sai fare questi tipi di lavori, quindi anche all'inizio anche risparmiare in queste cose. Cioè valuta da questo punto di vista tante cose. Magari tu per esempio sei una persona che gli piacerebbe avere nella propria casa i ricordi dei propri figli quando saranno grandi, tornare nella casa dei genitori, avere quei ricordi di quando erano piccoli, adolescenti, magari tirare fuori quel baule con i ricordi dei propri disegni di quando erano piccolini. Cioè, sono cose che alla fine va bene i soldi, pensare a creare la propria libertà, ma ci sono anche altre cose che sono importanti nella tua vita e quindi devi capire dove dare il giusto peso. Magari in questo momento sei abbastanza giovane, hai alzato bene il tuo reddito e ti dici no, ma io non ho figli, quindi non ho bisogno di legarmi in un posto, magari non ho ancora scoperto dove vivere veramente, perché magari ora vivo in una città, però non mi soddisfa al 100% per X motivi, allora magari voglio spostarmi, allora ci sta. Ok, magari potresti andare a trovare un posto che ti piace, hai trovato un'opportunità, la compri da investimento, magari che poi la affitti magari nella temporada giusta, nel momento giusto in cui ci possono essere clienti che hanno bisogno in quella zona, magari per le vacanze. Quindi il mio messaggio che ho oggi è ok vedere tutti questi video che ti parlano, leggere libri, corsi di consigli finanziari, ma cerca sempre di ponderarli in quello che è la tua vita, il tuo stile di vita, le tue emozioni e i tuoi obiettivi. Perché magari anche per esempio uno dice, ma se i soldi investiti nella casa dove vivi potresti aprirti un'azienda, ma magari non sei una persona che gli piace quel tipo di rischio, di aprirsi un'azienda. Magari preferisci avere un'attività come il network marketing, che inizi con 300-400 euro, però cavolo potenzialmente ti fai il mazzo e puoi fare molto di più. Magari sai, dici, faccio il mio primo investimento immobiliare, tra il mutuo che scalo, l'affitto, mi rimangono 300-400 euro. Ti fai 10 clienti nel network marketing, li recuperi. Ok? Quindi anche da questo punto di vista dipende. È vero che ci sono sistemi per comprare case senza troppi investimenti, senza capitali, tutto questo discorso, ok, però cerca anche di valutare qual è il tuo obiettivo, perché non è vero che è completamente sbagliato comprarsi casa, magari cavolo veramente lavori da casa, ti piace, vuoi avere i giusti spazi, vuoi avere un tuo spazio che nessuno ti dica niente, quindi ci sta avere la casa di proprietà. Tu cosa ne pensi? Fammelo sapere qui sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Al tuo successo!